Bentornati sul canale e oggi facciamo un video nuovo, una sbirciatina, quindi un first look a un qualcosa che mi è arrivato ieri da Paizo e per questo li ringrazio. È il fantastico All of the Wild, l'ululato della natura selvaggia. La prima cosa è perché ci sono state annunciate diverse nuove stirpi, tra quale le mie favorite, il Minotauro e il Centauro, nuove sottoclassi inerenti ovviamente alla natura e alla sua estensione, quindi mi aspetto qualcosa del Barbaro e magari del Ranger, andremo a vedere. E sinceramente io non ho ancora letto, quindi è il primo video che faccio e lo sto vedendo insieme a voi, quindi un po' le reazioni sono dovute proprio a questo. Di solito andiamo a vedere quelli che sono i contenuti all'interno del sommario e poi andiamo a vedere qualche sbirciatina all'interno per darvi delle indicazioni su cosa ci potrebbe essere dentro dal punto di vista di contenuti dettagliati, soprattutto quello che interessano a me. Ovviamente se siete interessati ulteriormente segnatemelo qui nei commenti che magari farò un video dettagliato, un po' più di review per le cose che più vi interessano. Vi chiedo una cortesia aggiuntiva: se vi piace il video e volete che questo video lo vedano anche altri, mettete per favore un like e ovviamente se già non mi seguite cliccate qua sotto iscrivervi. Ovviamente questo dà più visibilità al canale, ovviamente, e fa propaganda del sistema di Pathfinder seconda edizione in Italia e magari anche altrove. Detto questo, mi rimpicciolisco e subito andiamo a vedere questo fantastico manuale. Quindi vi faccio vedere, questo è già, come vedete, dal verdino seconda edizione Pathfinder, ma il verdino indica che è già remaster, quindi è compatibile con i manuali Player Core, Monster Core e Master Core che sono usciti recentemente. E altra nota aggiuntiva, in corrispondenza di questo manuale, ovviamente saggiamente Paizo ha fatto uscire una nuova saga che sto andando a leggere per voi e fare una review nel più breve tempo possibile, che è Wardens of Wildwood, che lo possiamo tradurre in italiano i guardiani del bosco selvatico. E vi do un'anticipazione, è un'avventura full esplorazione. Non ho ancora visto un dungeon, ma andremo nel dettaglio all'interno della review del video che metterò sempre qua sotto. Quindi molto interessante la copia di questa saga, che devo dire comincia anche dal quinto livello, una cosa molto anomala, e va fino al 14° livello. E quello che andiamo assolutamente a vedere, quindi in combinata sono secondo me fantastici perché piace la natura, l'avventura, l'esplorazione. E adesso finalmente andiamo a vedere cosa c'è dentro in questo fantastico manuale. Andiamo un po' anche a ingrandire per farvelo vedere meglio. Quindi abbiamo, mi immagino, un'introduzione, quindi Forward, My Quest for Wardens. I Wardens, per chi non sappia, sono i guardiani. Poi abbiamo The Zoetrope and its Crew. Questo mi ricorda molto, se non erro, è una sorta di nave volante che è andata in giro per scoprire nuove specie, quindi sarà una sorta di equipaggio con diverse stirpi al suo interno per scoprirne ulteriori. E qua andiamo subito a vedere le 6 nuove stirpi che possiamo giocare. C'è la Tamaru, la Wakenet, il Centauro, il Merfolk, il Minotauro, di cui parlavo prima, e il Surki. Devo dire che alcune mi suonano abbastanza sconosciute, poi magari andiamo a darci un occhio. Abbiamo poi tecniche e trabocchetti. Abbiamo Untamed Barbarian Druid Morph. Qua mi immagino che siano dei talenti aggiuntivi per Barbaro e Druido per trasformare le sue parti del corpo. Ottimo, vedo effettivamente poi dei Warden Spell per i Ranger e Ranger Fit,
Devo dire che le word and spell all'interno del player core non erano, anzi erano abbastanza limitate, e devo dire che è un'ottima aggiunta al Ranger. Poi abbiamo Witch of the Wild, che penso sia una nuova sottoclasse della fattucchiera. Stranamente una nuova sottoclasse del bardo, lo Zoophonic, interessante da approfondire. Poi si passa a degli archetipi, quindi Beastmaster c'è un'espansione, Clawdancer, Hostilli, Swarm Keeper, Tifil, Were Creature, penso che siano dei werewolf, interessante anche questo, Wild Mimic, Widget Warrior e nuovi spell che devo dire che fanno sempre comodo. Poi abbiamo un capitolo di Services and Supplies, quindi nuovi compagni animali. I Graft devo dire che ignoro cosa siano, se lo sapete scrivetemelo. Interessante, Beast Armor e Armaments, questo potrebbe essere un'ottima aggiunta per tutte le classi e tutti i giocatori. Nuovi oggetti alchemici, Adventure Gear penso che aggiungeranno ulteriori kit. Big Game Sage Weapon, quindi aggiungono anche qui delle armi d'assedio, poi magari su questo andiamo a vederlo che mi incuriosisce. E poi abbiamo gli Spell Catalyst, e anche qui ragazzi mi trovo abbastanza basito perché non saprei cosa siano. Poi andiamo sul Golarion Menagerie, quindi qua Creature Adjustment, quindi in generale qua andremo a vedere penso tutte le creature, gli adjustment per magari andare a trasformare qualche creatura, qualche vecchia creatura nella nuova, dargli un po' come c'è tutti nei manuali, quando si aggiungono creature o tipologie di creature nuove, tipo l'abbiamo visto all'interno soprattutto di quello che parlava della morte dei fantasmi, per creare tipo, non so, un goblin fantasma, un goblin zombie, vi dicendo. Poi abbiamo i dinosauri, qua non andrei nel dettaglio, potete leggere la lista. E oddio, continua ragazzi, abbiamo tantissimi animali a disposizione, nuove creature, addirittura una manticora, e un po' come preannunciato dell'archetipo ci sono anche i gruppi, quindi questi bold che vedete in neretto sono gruppi di nuove creature, e l'ultima è esattamente i licantropi. Poi abbiamo The Warden of the Wild, quindi i guardiani selvaggi. Mi immagino che sono le creature un po' più mitologiche che vanno a proteggere o guardare quelli che sono le caverne, le foreste, gli oceani e le montagne e il cielo. Poi magari ci diamo un occhio. Abbiamo l'epilogo, qua la conclusione di un viaggio, quindi mi immagino che sopra all'introduzione vada a cominciare quelle che sono il viaggio per la scoperta di nuove creature e nuove stirpi, e qua va a concluderlo col glossario finale. Devo dire che le aspettative erano alte e si confermano alte, c'è tanto contenuto un po' per tutti, sia Game Master che il player possono andare a ottimizzare e estendere le classi con archetipi, nuove cose, nuove sottoclassi, e devo dire che il Ranger ha un notevole potenziamento dal punto di vista di cose che può scegliere. Andiamo a vedere, a continuare, cerchiamo di dire che le artwork non male, però non mi fanno impazzire. Vediamo continuando cosa succede. Qua abbiamo detto sì, diciamo l'introduzione, ci sarà il nostro Barentet, devo dire che è il nostro naturalista che andrà a introdurre e andrà a fare un'introduzione delle creature che vanno a scoprire, e penso che sia il proprietario del zootropo. Qua va a definire, diciamo più che altro introdurre le nuove stirpi. Abbiamo
regole speciali, per che cosa? Corretto, perché alla fine c'è un'introduzione di personaggi, diciamo, large, quindi larghi, quindi che occupano 2 quadretti. E in questo caso bisogna dare delle indicazioni ulteriori al Game Master, ovviamente, che in alcuni casi, come il centauro, può essere anche cavalcato da altri magari personaggi, quindi un personaggio che cavalca un personaggio. Devo dire che potrebbe essere una bella scena, personaggi acquatici che volano e molto piccoli, quindi teeny. Oddio, questo è fantastico. Quindi abbiamo, oltre che è cambiato anche l'impostazione a mo' di pagina scritta, quindi sembra che vada a introdurre per ogni stirpe un personaggio iconico, in questo caso Charicleia, lo scriba, che fa parte sempre della crew di quello che abbiamo visto prima. Molto interessante l'introduzione di stirpi in questo modo. Devo dire che qua tanta roba, le artwork inserite, c'è anche come impaginato, carino anche questo, Grefu, il cuoco, quindi vediamo che è il cuoco dell'equipaggio, molto ben dettagliati, Dottor Pum, il dottore, una sorta di puzzola, e poi Litia, la navigatrice, Telero, lo scout, il centauro, fighissimo, e poi Was Antenna is a SQ-10, il meccanico, è lo Scaravaggio, e poi qua va a introdurre le varie cose. Questo salto direttamente magari a farvi vedere qualcosa, non posso farvi vedere tutto, per esempio il centauro, che mi sembra molto interessante. Vediamo sempre ancora hit points 8, large 30 piedi, quindi molto veloce, i boost ce li ha su forza e saggezza, ha un flow in carisma interessante, tratti, ha dark vision, quindi vede al buio e è praticamente cavalcabile, diciamo. Continuiamo. I nuovi beliefs che ci sono all'interno, quindi le credenze, vedete che ci sono editti anatemi per loro, vivere in armonia per esempio, e qua abbiamo gli heritage, quindi che ne posso scegliere uno, ma come le altre stirpi. Quindi abbiamo il centauro ancora più veloce e l'Aronuf centauro che guadagna un D6 di danni contundenti. E qui poi abbiamo i vari talenti, devo dire interessante, sicuramente da provare. Poi andiamo a vedere, abbiamo detto prima, cosa che sembrava interessante erano gli Untamed Morph. Di cosa stiamo parlando, tanto per avere un'idea. Quindi qua abbiamo per il barbaro e per il druido nuovi talenti, quindi per alcuni sottoclassi. Questo è interessante, quindi Brutal Crash, quindi qua vediamo che magari va a cambiare le proprie braccia in zampe, quindi Misty Transformation, già dal quarto possono essere interessanti, soprattutto questo Ripentier, che dovrebbe essere questa figura. Sì, è proprio quella. Aggiungi danno persistente da sanguinamento. Non male con questa trasformazione. Non male. Proviamo a vedere il bardo, che devo dire che potrebbe essere interessante. Molto carina l'impaginazione e le artwork sono veramente tante. Il centauro bardo, non male anche questo, con il liuto. Zoofonia Muse ha una nuova feat e come spell ha Summon Animal, quindi è molto legato ovviamente alla natura. Poi andiamo a vedere cosa ci siamo detti prima. Cos'era il Big Game Siege Weapon, nuove armi. Sì, ecco, qua è un'estensione di quello che appare in Guns and Gears, quindi
sono cose addizionali che sono aggiunte. Ok, sì, corretto. E poi abbiamo Spell Catalyst. Sono oggetti, non sono spell, penso che siano oggetti che abilitano, possono castare incantesimi, quindi è per quello che sono catalyst. Ok, sì, corretto, quindi per esempio Alicorn Air, devi tenerlo in una mano, può castare uno spell, aggiungi un'azione. Ok, perfetto, è uno spell di stabilizzazione. Questo è interessante, è un nuovo concetto che viene aggiunto, almeno io non l'ho visto mai in precedenza. Poi andiamo a vedere l'adjustment delle creature. Sì, corretto. Come vi dicevo qua, diciamo, per creare creature anfibie, quindi dei goblin anfibi, non lo so, Frostbound, adjustment, miniature, penso più piccoli, fare creature più piccole. Questo potrebbe essere interessante. Downbound, la sabbia, weak adjustment, winged adjustment. Ce ne sono parecchie. Fantastico. La giraffa piccola. Poi devo capire come inserirla in qualcosa di fantasy, però film di questo tipo ce ne sono parecchi. E devo dire che poi le varie creature non ve le faccio vedere, se siete interessati a qualcosa ditemelo pure nei commenti. E poi c'era capire cos'erano i guardiani delle caverne, per esempio. Anche qui molto carino il cambio di scritta, e sì, devo dire, creatura del 22esimo livello, mi sembra Gargantua, un bel guardiano grosso. Quindi ribadiamo ciò che abbiamo detto all'inizio. E con questo devo dire, questo prima sbirciatina o first look al nuovo manuale, spero che vi sia piaciuto. Lasciate sempre un like e vi saluto e ciao.